Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi farò l'unboxing e la recensione dell'idropulitrice della Parkside modello PHD 110 C1, il modello più piccolo delle idropulitrici della Parkside. Costa 49 euro, è in vendita dal 4 luglio del 2019. È un modello con 110 bar massimo di potenza, che sembra efficace, anche se piccola, per la pulizia ordinaria degli automezzi, comunque per rimuovere muschi o poco altro dagli spazi esterni di casa. Quindi siccome, come ricorderete, a mio padre e mia madre ho regalato la mia idropulitrice della Bosch che avevo qualche anno, che però comincia a dare segni di invecchiamento perché purtroppo ormai ha veramente quasi 20 anni. E allora mi sembra giusto che adesso finalmente gli dia questa, che se va bene per la pulizia del terrazzo e poco altro, atterrando non resta altro che leggere l'etichetta e aprire la confezione. Allora, leggiamo questa etichetta stampata sulla confezione. Ha una potenza di 1300 watt, una portata operativa nominale di 5 litri al minuto, quindi 300 litri l'ora, ma una portata massima di 6,6 litri al minuto, quindi 396 litri l'ora. La pressione operativa è di 75 bar, ma la pressione massima può arrivare fino a 110. Ovviamente ruotando poi la parte frontale vi farò vedere anche questo funzionamento. In dotazione abbiamo una lancia, un ugello vario standard, un ugello roto, l'ugello con il recipiente per il detergente, un 5 metri di tubo flessibile ad alta pressione anti-schiacciamento, poi un ago per la pulizia degli ugelli che ci permetterà di eventualmente liberare gli ugelli ostruiti, e poi null'altro, un cavo di alimentazione di 5 metri e la garanzia di 3 anni. Vediamo sull'etichetta laterale se è riportato qualche altra informazione che non abbiamo letto. Ci dice semplicemente che è ideale per autoveicoli, terrazze, facciate e molto altro ancora. Altre possibilità di utilizzo, quindi con uno spruzzo a ventaglio vario, con fresa turbo, antisporco oppure con detergente. L'impugnatura della pistola è ergonomica e con una sicura per i bambini. È un facile cambio dell'ugello per la pulizia del sistema di innesto rapido Quick Connect. Il sistema di avvio arresto automatico a risparmio energetico, quindi l'azionamento del motore solo tramite la pressione sull'impugnatura della pistola. È adatto a una pressione, come abbiamo detto poco fa, di 75 bar, con la massima pressione di uscita dell'ugello di 110. Va bene, il resto l'abbiamo già detto, quindi possiamo direttamente aprire la confezione e vedere il contenuto. Taglio il nastro adesivo. All'interno troviamo quindi il contenitore per il detergente, il supporto per poter alloggiare poi il contenitore che abbiamo appena visto, la parte iniziale della lancia, la parte terminale alla quale poi vanno attaccati i vari accessori, il corpo dell'idropulitrice con gli accessori posizionati nella parte posteriore, il tubo di 5 metri ed il manuale di istruzioni, come sempre da leggere e conservare. E allora, questa è l'idropulitrice, davvero piccola, esteticamente gradevole, veramente piccola. Sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione, così si accende da questa parte, verso lo 0 si spegne. Sulla parte frontale c'è l'allacciamento, poi collega alla lancia, va avvitato. Sulla parte posteriore invece c'è l'innesto rapido per i comuni allacci, tipo quelli dei tubi da giardino, per capirci. In questa parte va fissato ad incastro questa parte in plastica che servirà poi a tenere in posizione la lancia, così. Su questa parte, come abbiamo detto poco fa, va invece l'altra estremità, in questo modo, in modo da bilanciare verso di lì. Questo invece va posizionato lateralmente e va infilato qua, così. Questo va messo qua e a questo si appende poi il contenitore, quindi il recipiente per il detergente. Anche questi vanno messi a pressione. Ok,
Dopodiché si può svolgere il tubo, utilizzarlo e conservarlo in questo modo. Quindi poi è tutto a portata di mano, in un unico posto, senza andare a cercare in giro i vari accessori. Ma non vi ho fatto vedere come si cambiano gli ugelli e come si posiziona il tubo nella lancia. Allora, bisogna inserire questa parte con queste due sporgenze all'interno della parte estrema della lancia. Quindi si inserisce, dopodiché si preme e si fa ruotare. C'è un sistema a molla che permette di farla posizionare in modo tale che queste due sporgenze non vengano più svitate per errore, se non premendo. In questo modo superano lo scalino e si possono sfilare, altrimenti con questo scalzo si mettono in posizione e rimangono ferme così. Sulla parte frontale possiamo inserire gli ugelli che sono a pressione, quindi si inseriscono qua, così, e si liberano poi con la pressione di questo tasto. Questa sporgenza deve combaciare con una delle due rientranze, perché poi questo accessorio è quello che ruotando varia la potenza a ventaglio, quindi con poca energia, oppure un getto più stretto ma molto più potente. Questo invece è l'ugello ad alta pressione. Con questo stesso modo inseriamo facendo combaciare e dopodiché potremo orientarlo sul punto in cui dobbiamo agire. Il contenitore del detergente va messo direttamente sulla lancia, non va montato sulla parte finale dell'accessorio che si mette alla fine. Quindi allo stesso modo si preme e si inserisce. Per disinserirlo si preme e si ruota al contrario e si estrae. All'interno di questo contenitore va messo preventivamente il detergente adatto per poter pulire la macchina, comunque le superfici su cui dobbiamo agire. Questa invece è la sicura, che ci permette di bloccare l'arretramento del grilletto, se vogliamo chiamarlo così, comunque dell'interruttore che c'è nell'impugnatura. Una volta premuto si impedisce di arretrare, premendolo di nuovo si può azionare. È un sistema di sicurezza che comunque loro definiscono per i bambini. Sulla parte finale del tubo c'è questo innesto che va fissato sulla parte bassa della lancia, quindi si inserisce, si preme, allo scatto verrà bloccata e inserita. Per disinserirla basterà premere questo tasto sulla parte frontale e si potrà liberare. Ovviamente tutto questo con l'idropulitrice spenta. Quindi così si inserisce, dopodiché si fissa l'estremità della lancia della prolunga con già l'accessorio in questo caso inserito, si accende e si può utilizzare. Va bene, andiamo a provarla davvero.
Allora ragazzi, come abbiamo visto funziona bene, non è potentissimo, obiettivamente non mi ha stupito per chissà quale potenza. Non riesco a dirvi se è vero o meno che abbia questi 110 bar di potenza massima, però comunque la moto l'ha pulita, lo sporco da terra è riuscito a rimuoverlo, sicuramente l'altro modello, il mio modello, è più potente, si nota la differenza, obiettivamente la percepisco, però non so dirvi in che percentuale questa idropulitrice è meno potente dell'altra. Fatto sta che per la manutenzione e la pulizia della moto, dell'auto, se non è eccessivamente sporca, va bene. Ho fatto una prova che non ho ripreso, ma a una distanza di un paio di metri dalla carrozzeria della macchina e la potenza era poco soddisfacente. Puliva, però diciamo che è un po' più potente del tubo dell'acqua col dito davanti, vogliamo metterla così. Diciamo che se fatto bene, il tubo dell'acqua, che abbia una pressione ovviamente adeguata, con il dito davanti, quindi aumentando la pressione di uscita, si avvicina, non la raggiunge, ma si avvicina alla potenza di questa idropulitrice, che però non vi obbliga a stare là col dito davanti. D'altra parte non costa neanche tantissimo, sono 49 euro, quindi dato che mio padre la utilizzerà per pulire il terrazzo fuori, quindi rimuovere lo sporco che qua al nord, ad Agrigento, nel sud della Sicilia, spesso abbiamo delle piogge con parecchia sabbia, e purtroppo i terrazzi, i mezzi di trasporto si sporcano tantissimo di sabbia, e questo tipo di pressione è sufficiente per rimuoverla. Purtroppo, o per fortuna, in questo periodo dell'anno non c'è muschio, quindi non vi posso dimostrare come rimuove e se rimuove il muschio, però l'accessorio che permette di avere la pressione che è il getto dell'acqua che ruoti, tipo turbina, questo di qua, obiettivamente mi è sembrato più potente dell'altro, anche perché l'altro ha una pecca che è quella di ridurre l'ampiezza del getto dell'acqua a favore della pressione. Quindi se abbiamo necessità di molta pressione, abbiamo una superficie nella quale va a impattare il getto dell'acqua che è minore, quindi dobbiamo fare più passate, e se non siamo precisi poi si vedono le passate, quindi se è molto sporco, se dobbiamo utilizzarlo per rimuovere uno sporco eccessivo o se dobbiamo rimuovere del muschio, c'è la possibilità che si vedano le passate, perché nel punto centrale dove va a impattare appunto il getto dell'acqua si ha la massima pressione, quindi la rimozione quasi totale dello sporco, mentre ai lati no. Dovremmo essere precisi a fare una copertura, un riempimento completo della zona. Ampliando invece il raggio d'azione, quindi evitando di avere questa concentrazione del getto dell'acqua, riduciamo la pressione e quindi vanifichiamo il concetto dell'idropulitrice. Certo, se abbiamo una moto motocross e vogliamo rimuovere il fango al ritorno da un giro in montagna, sicuramente, dove è concesso, sicuramente con questa non la puliremo bene, però il Vespino nel fine settimana vogliamo dargli una pulita, o la macchina che non abbia fatto il rally chissà in quale zona impervia delle montagne d'Italia, allora secondo me può andare bene. Ha anche la funzione, come abbiamo visto, di accensione automatica alla pressione del tasto, quindi finché noi non premiamo non esce acqua, tra l'altro non ha perso una sola goccia di acqua dai vari attacchi, alla pressione del tasto interruttore della lancia è fuoriuscita l'acqua, si è accesa l'idropulitrice. Finché io non premo, l'idropulitrice non si avvia. Questo è un vantaggio che ha questo utensile. Va bene, che cosa devo dirvi? Vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento ai prossimi video che caricherò in questi giorni, ma vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, soprattutto se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i prossimi video e le prossime recensioni. Ciao da Riccardo!